Ciao a tutti, sono sempre io Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. E se non mi conoscete, iscrivetevi al canale, intanto è facile, veloce e gratis e ci supportiamo troppo veracci. E raga, perdonate qualsiasi rumore, perdonate tante cose che succederanno in questo video perché io già so. Perché raga, a Milano penso che ci siano 60 gradi all'ombra. Mamma, Mamma, sto morendo, dai! Io non ne posso già più, non ne posso già più. Ok? No. No, silenzio, silenzio, ok? Non ce la faccio più. Stavo impazzendo, io non ce la faccio più! Oddio! Però non potevo non farvi questa reaction perché lo sapete, per chi mi conosce soprattutto da tantissimo tempo, io amo questa artista. Attendevo con veramente ansia questo album, sapete che non è partito nel migliore dei modi. Come sto parlando di Lorde, di chi stavo a parlare? Comunque qua mi sono già perso, qua i miei social, quello che uso di più, TikTok, tac, e qua sotto trovate tutti gli altri. Tra l'altro, raga, qui sottoscritto, non perde tempo, perché siamo qui a fare anche Art Attack. Perché? Perché domani c'è il Pride a Milano e a me è venuta una geniale idea, che idea di merda, perché mi è venuta solo 3 giorni prima, di fare dei disegni e regalare bigliettini. No, che bello, che bella idea del cazzo. Mi sento agitata, io non mi ricordo più che riesco a passare una giornata tranquilla e serena. Quindi, tu che mi stai guardando in tempi record, complimenti intanto, veramente, un plauso, scrivilo qua sotto nei commenti, tempi record, e io saprò che sei, cioè veramente, cioè se vuoi te li mando per posta. Tu che stai guardando in tempo e vai al Pride di Milano, se me trovi, ti regalo una Wings porca con una frase antifascista. Ah, in estate lo sapete, cioè esce fuori qualsiasi cosa. Cioè, io vorrei tanto essere una persona misteriosa, but I can't. Io ritaglio queste fantastiche fatte porcellose che ho disegnato con fantastiche frasi molto divertenti, ve lo dico, per portarle al Pride di Milano. Siamo qui per un artista che ha fatto una sorta di coming out, tra l'altro. Quindi siamo super a tema. Lorde di recente non si identifica in niente di base. Tra l'altro io non ho ascoltato, non l'ho fatto raga, non l'ho fatto perché ho detto, sai che c'è? No, non vi ascolto, credo sia uscita Hammer, la prima traccia, che è davvero. Per chi ha seguito le vicende con questo Virgin e il sottoscritto di Lorde saprà bene, mi piace quello che ha raccontato, ovvero il viaggio nell'esplorazione dell'innocenza di una nuova se stessa, nel non identificarsi in nulla, o di invece sì, sentirsi donna, ma molto spesso identificarsi in un uomo. Ma secondo me ha iniziato male, cioè ha iniziato con passi sicuri. What Was That per me è un passo sicurissimo, non è una brutta canzone, raga, non mi posso permettere di dire che è una brutta canzone, però è banale, soprattutto la Lorde. La Lorde per me è banalissima, What Was That, e vi dirò di più, ho preferito tantissimi passi falsi, ma sicuramente più esplorativi ed evocativi che c'erano all'interno di Solar Power. Ad esempio, che qua non ci stiamo a prendere in giro perché lo so che c'è la mia reaction qui nel canale, ma poi il sottoscritto gli riascolta gli album e cambia molto spesso idea, oppure insomma conferma in maniera più radicata quello che pensa. Ad esempio, io sono diventato un mega fan di... Vabbè, Fallen Fruit mi sa che mi piaceva già nella reaction. Non so se California le ho dato lo spazio che meritava. La amo, veramente, è una hit. The Man with the Axe, lovely. E Secrets from a Girl, raga, è pazzesca. Io secondo me le ho dette queste cose. Ho detto che magari l'album in generale non era quello che mi aspettavo, bla bla, però io ho amato. Io sono qui per la mia ragazza, perché la mia ragazza mi ha servito. Intanto siamo praticamente coetanei, cioè non proprio... Sì, lo so. Mi scrivete, vecchiaccio. Però all'epoca, quando lei è uscita, eravamo tutti e due in quella fase di fine scuola, sia io che la Lord, e mi parlava molto con Pure Heroin, che è un capolavoro, e poi con Melodrama, questo primo amore che finisce, raga, è cascato tutto perfettamente nei miei tempi, e lei c'era. Solar Power, io l'ho letta come quella ventata dei 20 anni che ti rendono tutto caotico e tu cerchi pace. E secondo me in questo Solar Power si racconta bene. Virgin invece
Io con What Was That l'ho vissuta quasi come una crisi di mezza età, però ai 30 anni, ovvero voglio tornare una teenager. Girl, fatti il Botox, non scrivere di nuovo di te da teenager, cioè capite che intendo? Ci siamo rifatti con Man of the Year e ora basta parlare, siamo qui per questo album e qui a fare Art Attack per il Pride. Iniziamo. Hammer. Mi posso vedere il video? Mi posso vedere il video, raga? Affanculo. Mi guardo il video. Mi sto a guardare il video, Qua la ragazza che corre. Fa la pazza lei. We love girl without tits. Ok, nella rete. Ragazza, she is giving visual. Oh, she is really giving visual. Con le... Lei si sentiva anche un po' piccionaia comunque. Ehi! Oh! Ma you dirty bitch! You dirty bitch! That's what I want! That's what I need from you, girl! Hammer! What a song! What a video! What a concept! Slay! Mamma mia, ma possiamo togliere What Was That dall'album, per favore? Oh mio Dio, ma io adoro questi visual. Raga, le sta a fa... Madonna, sti cavi. Le sta a fa il tatuaggio sul culo. Te amo. Sono completamente io, cioè io mi sento troppo rappresentato da sta ragazza. Allora, io so che ad alcuni che mi seguono non piace Lorde perché la interpretano come una Taylor Swift 2.0 e qui non siamo qui per parlare male di Taylor Swift. State calmi, state buoni, ok? Non siamo qui per quello. In senso di stile, ok? Di stile musicale, eccetera. Raga, io... Non è essere di parte, preferire più uno, più l'altro, no, è solo essere oggettivi nella vita, bisogna essere oggettivi. Molte cose che ha fatto Taylor Swift negli ultimi anni, per avvicinarsi particolarmente a un pubblico giovane, sono cose che Lorde aveva fatto prima. That's it. E lo sappiamo, lo si sente. Per carità, Jack Antonoff ci ha fatto due coglioni così, anche con Lorde ha fallito male perché è uno che si ripete e non si schioda più da quello che fa lui, due coglioni così. Poi con Norma Funky Rockwell di Lana Del Rey secondo me ha raggiunto il suo apice a livello produttivo, da lì in poi una noia mortale. E questa è un'altra grande verità, qualcuno deve dirlo. Non ho mica tempo da perdere con queste sciocchezze. Ma Lorde si avvicina anche a Taylor Swift, o meglio viceversa, più per il concept del diario di scuola. Il punto è che Lorde se lo fa in maniera un po' più concettuale. Io non mi aspetto che Taylor Swift sia più concettuale, performativa, artistica, nel senso alla Bjork, per intenderci, mentre da Lorde sì. Nel precedente album, secondo me il problema era che c'era troppa evocazione, troppa voglia di non dire, e quindi si è persa, cioè risultava un po' un voglio essere una grande artista e te lo voglio sottolineare, anche se dovrei ancora imparare e crescere. Ecco, questa è stata l'impressione che è arrivata a me. Questo brano, raga, queste scene, queste immagini, cioè il concept proprio e il sound è un gran ritorno, secondo me. Questa è la forse migliore delle tracce che poteva far uscire. Molto meglio anche di Man of the Year, per quanto mi riguarda. Wow, lovely. Una cosa che però, appunto, secondo me, questo volevo dirvi, principalmente per chi non ama particolarmente Lorde, perché non gli piace Taylor Swift. Allora, intanto vanno prese molto separatamente, perché sono due cose molto diverse loro due, e tralasciando quello che ho detto prima, anche in questa canzone si evince quanto l'approccio proprio musicale sia molto diverso, nel senso che Lorde è veramente improntata su una ricercatezza del suono
non dico migliore, ma più fine. È più fine il tipo di ricerca. Poi, io sono d'accordo, e su quello mi sono molto ricreduto negli anni. Non è una grandissima cantante, nel senso che quello che vuole fare lo sa fare bene, però ha dei limiti nel canto, nel suo strumento. Però è una che sa giocarci molto e io apprezzo tantissimo. È stupenda, stupenda, sei bellissima, bellissima. Vabbè, qua ci interessa poco, facciamo Art Attack nel frattempo. Hey, what was that is gone. Finally, thank you. Passiamo a una nuova. Shapeshifter. It's my favorite. Ok, no. Ok. Questa è una cosa strana da Lord. Tutte delle strofe così lunghe parlate. Comunque lei è una maestra nei vocalizzi, cioè diamo a Cesare quel che è di Cesare, lei è una maestra dei vocalizzi e io ho sempre detto Pure Heroine, Beyoncé self-titled e art pop di Lady Gaga, raga, hanno cambiato il mondo del pop. Qualcuno è andato meglio, qualcuno è andato peggio di questi dischi, we all know, però loro tre hanno cambiato tutto. Cioè lei ha dato quella cosa di fare pop più fine, sofisticato e giocare più con le voci, i livelli di voci. Molto pazzesco, devo dire, come primo lavoro per un artista. E si riconferma essere grande maestra in questo. Yeah, ok. Allora, intanto c'è sempre questo ritorno un po' alla droga, però lo sappiamo, lei ne ha sempre parlato molto liberamente. Vi piace il mio letto non fatto? Lovely. Magari sembrerò un po' ipocrita per quello che sto per dire, però a volte il fatto che lei torni su frasi un po' fatte, un po' per tutti, adolescenziali anche, ma con quel tipo di intensità emotiva, molto alla Diario, sì. Alle volte mi piace veramente come lei parla, come lei scrive, il suo modo di raccontare queste cose molto semplici, per carità, alzo le mani, non è niente di speciale, non è neanche molto metaforico, però a me piace come lei scrive. Tipo qui quando dice I don't sleep, don't dream at all, give them nothing personal, so I'm not affected. Yeah, you got me. Ah, ok, cioè lei può essere qualsiasi cosa pur di non farsi vedere per quella che è davvero. Oh girl, you got me. You got me for real in this. Raga, devo dirla sta cosa, il fatto che non lavori più con Jack Antonoff si sente che molte delle cose che erano sue e non di Jack se le ha portate con sé, le ha affidate a un nuovo producer e il producer ha detto diamogli nuova linfa. Ed è fottutamente top. E torniamo a parlare. Quanti in questo album? Lovely. My girl is back. She's freaking back. È il momento di Poil. Sephora sponsorizzo. Quanto vuoi, pagami. Cioè, veramente. Sono stanco di comprare cose. Raga, scusatemi, sto a perdere il cranio. Sapete cosa? Man of the Year. Comunque sto roba è top. Mi sa che sono nuovi, tra l'altro. Sponsor, no sponsor. Non dovrei farle ste robe, forse. Devo dire che mi sta piacendo come fluiscono le tracce. Cioè, nel senso, la tracklist per il momento funziona. Un po' devo ammetterlo. Raga, questo sarà il video dell'odio verso What Was That. Fan di What Was That, I'm so sorry, guys.
Però, a parte quella che un po' si sente che è la più popparola, il resto mi sta piacendo un botto di come fluisce. C'è il video di questa, se volete la reaction vera. La conosciamo. Qua è interessante il gioco appunto su quanto riguarda il gender anche, non solo a livello di relazione con un'altra persona. Io vorrei che si esplorasse di più da quel lato, eh. Where is this virgin? Sapete perché Hammer mi è piaciuta di più di Man of the Year? Perché Man of the Year ha sì questo bellissimo cambio di registro, ma veramente mi ricorda troppo Happier Than Ever di Billie Eilish. Troppo. E io non voglio da Lorde delle cose che mi ricordano delle nuove pop girls. Nel senso, anche lei è molto fresca nel giro, non ha una carriera ventennale, anche se, insomma. Però non voglio che si senta... Cioè, è come se io sentissi un po' di Lorde in Billie. È troppo vicino. Favorite Daughter. My heart. Raga, ma... Ok, production. Però questa è già tricky. Già il titolo, come è iniziata. Se è una canzone sulla Family, potrei morire. Uff. Mamma mia, questi suoni, raga. Raga, niente da dire su Favorite Daughter. Pazzesca. Penso la mia preferita. E è palesemente una canzone su un genitore. Ora penso la madre per come finisce, però è top. Current Affairs. Ok, è una canzone un po' porcellina questa. Raga, non so se si sente cosa dice, ma dice Girl, your pussy good is grip me. Ok, girl. Comunque veramente tanto questo album. E torniamo bassi. Un'altra delle mie prefe. Niente di speciale, di testo, eccetera. Però top. Questa inizia già male. After the ecstasy, good for you. Testing for pregnancy. E la canzone si chiama Clear Blue, ora ho collegato. Un po' molto Imogen hip. What? Questo posso assicurarvelo, diventerà una delle mie prefe. Al momento sono shocked. What was the first reaction? Shock. Credo sia una canzone che parla della sensazione che hanno soprattutto le donne dopo aver fatto un'esperienza sessuale senza protezione. Di quella paura, di quell'ansia, di quel caos che ti si crea, le domande che ti poni, no? Di chi sarai, chi potresti diventare. Veramente interessante. Get Ready With Me.
Quiet hips to the gym, 96, skin star, looking for a grown woman. Mi piace un sacco questa parte qui. Un sacco a livello di produzione però. Allora, cute Get Ready With Me, che in realtà è Grown Woman alla fine. Mi è piaciuta più a livello di produzione che a livello di testo, ma sarà che inizia ad essere tutto molto deep questo album e meno in up, quindi forse con un secondo ascolto ce la riprendiamo, ce la portiamo a casa comunque, ce la portiamo super a casa. Broken Glass. Broken Glass è tanto simile a What Was That, quindi se la gioca che si avvicina troppo, però, let me say che qui gioca di più a livello di testo, cioè che può essere sia un Broken Glass a livello di fama, celebrità, immagine di se stessa come celebrità, sia per la questione gender, nel senso sentirmi uomo, donna, fratturata, no, in un corpo, sia anche a livello di relazione. Quindi ha queste tre letture già più complessa, capite? Un po' riprende troppo quelle robe alla melodrama, che le conosciamo già, ed è bellissimo, raga, però le conosciamo già. Non tanto quanto What Was That, comunque. Cioè, What Was That è veramente la brutta copia delle canzoni di melodrama, questa non lo è. Comunque è ben mescolata nell'album. Ci sta. Same mistakes. Bella chiusura. Molto bella la chiusura. Questa ci è piaciuta. Questa ci è piaciuta. If She Could See Me Now. Perché siamo tornati così in up alla fine dell'album? Stavamo andando così. I bassi della Madonna c'ha questo disco comunque. Non sto capendo il testo stavolta, raga. Questi 80s vibes a caso. Sapete cosa? Secondo me parla di se stessa. If she could see me now. Cioè, se la me di una volta mi potesse vedere ora, che non so nemmeno cosa sono, capite qual è il gioco? Interesting, interesting. Raga, last track of this album, che raga è un sì, Virgin è un sì, e mi accompagnerà per tutta l'estate, David. Was I just someone to dominate? Che stupido, raga, non avevo realizzato che David si intendesse il David di Donatello. Cioè che lei si sente forgiata nella pietra che può trasformarsi, no, in un uomo, come il David ha delle fattezze più femminee anche in alcuni tratti, oppure rappresenta sia la mascolinità perfetta, sia qualcosa di un po' ambiguo a livello canonico, anche per le proporzioni che ha. È pazzesca questa associazione, non l'avrei mai creduta in una traccia del genere. Pure heroin, l'ha detto? Yes, yes. Raga, questa era Virgin di Lorde, voglio sapere assolutamente le vostre qui sotto nei commenti. Undone. Questo viaggio di introspezione verso la conoscenza di se stessi, mi è piaciuto il concept, la produzione è top, raga. Molti testi mi sono piaciuti, non tutti per carità, ma moltissimi, sì, molto molto sì.
molto sì. Questo album ha un bellissimo... c'è una bellissima idea dietro, questa ricerca della verginità, ma non nel senso fisico, ma nel senso di riscoperta, di rinascita, e quindi di tornare vergini e di avere di nuovo quella voglia di dare via la verginità, di nuovo però, cioè tornare innocenti per non esserlo, pazzesco, mi è piaciuto tantissimo. Alla fine della fiera, posso dirvi, sono molto soddisfatto. Raga, questo era tutto, se ci vediamo al Pride, bella. E noi ci vediamo come sempre però a un prossimo video. Ciao! Comunque amici, ero in pausa da tagli vari per la roba lì che vi ho detto del Pride, i regalini per il Pride. Sono morto, oggi sono morto. E mi sono reso conto di aver un po' calato il mood verso la fine, ma in realtà spero di non aver dato l'impressione sbagliata. Era perché ero molto incuriosito e stavo cercando di capire quale fosse l'andazzo. Secondo me il disco è veramente valido, ci tengo a risottolinearlo, e si posiziona sicuramente tra i suoi migliori lavori, ma, e questo ci tengo a dirlo, forse c'è ancora qualcosa che non mi arriva del tutto. Se Solar Power si era troppo distaccato, si era troppo allontanata lei da se stessa in qualche modo, secondo me qui a volte ci sono dei passi troppo sicuri dove si torna su quello che si conosce bene, e quindi sono ancora incerto. Certo è che è un disco, anche questa volta, che senza ulteriori ascolti non ha senso, e quindi qui sotto nei commenti sicuramente avremo da parlare. Spero soprattutto voi, perché spiegatemele meglio magari. Le cose che non ho captato a un primo ascolto, alzo le mani, sempre un primo ascolto era. Però voglio sapere la vostra, così magari ci si arrivano al succo.